Ciao a tutti, sono di nuovo qua. Allora, oggi come vedete vorrei farvi vedere come realizzare questo cappellino. Allora, preciso una cosa, il cappellino è anche il suo pompon, che nell'eventualità si può mettere su. Allora, premetto una cosa, per realizzare questo cappellino bisognerà guardare il tutorial precedente, cioè quello della sciarpa, ok? Quella sciarpa unisex, la trovate nel canale. Poi comunque man mano con il tutorial vi faccio capire di quale tutorial stavamo parlando precedente. E così e come è nato? È nato perché vedevo delle richieste, facciamo il cappellino, facciamo il cappellino. A proposito, possiamo anche toglierlo qua. Facciamo il cappellino, allora ho pensato, in modo semplice mi chiedevano, ecco, in modo semplice, e così ho pensato di farne uno in modo semplice, che è carinissimo a mio parere, e si fa in un lampo, ovviamente come al solito per tutte le taglie. Possiamo realizzarlo con o senza il pompon, vedi? Con o senza, io non lo metto, lo vedrete nel tutorial, ma non lo metto nel mio perché qui per chi lo deve usare non vuole il pompon, quindi ho fatto esclusivamente il pompon per farvi vedere come farlo con un rotolo di carta igienica. Vabbè, questo lo vedrete poi dopo. Comunque sia, questo è il berretto, ripeto, per farlo, adesso voi guardate il seguito così capite. Per realizzarlo in qualsiasi taglia, uomo, donna e via dicendo, mi raccomando guardate però il tutorial precedente, perché altrimenti se non l'avete visto non sapete come fare proprio a iniziarlo. E visto e considerato che è lo stesso, la stessa metodologia, era inutile rifare di nuovo il tutorial e annoiarvi. Quindi appena se vedi che il cappellino ti piace, allora a questo punto guarda il tutorial precedente se non l'hai già visto e segui questo per realizzarlo con questa tipologia, in questa misura, ok? E in tutte le misure che vorrai, ovviamente. Andiamo? Dunque, la settimana scorsa vi ho postato il tutorial della sciarpa. Ricorderete sicuramente, vi lascio comunque il link da qualche parte, adesso non so dove, ma da qualche parte ve lo lascio. E io, oramai guarda, quando iniziamo a fare queste sciarpe poi non riusciamo più a smetterne di farne, e volevo con lo stesso filato con il quale vi ho fatto il tutorial che vedi ancora qui, volevo creare un'altra sciarpa. Poi guarda cosa è successo, ho iniziato la sciarpa e mi sono resa conto che non avevo che questo gomitolo di questo meraviglioso filato e quindi ho detto ok, devo disfare, ma mi sono poi fermata e ho detto disfare, perché devo disfare? Vediamo cosa posso fare con quello che mi è rimasto. E allora ho detto, se io lo chiudo così, io lo chiudo, lo cucio qui sopra, cucio il laterale e tiro su questa parte qui, mi viene un cappellino. E allora adesso lo cucio insieme a voi, così se vi va, se avete anche voi un solo gomitolo, se volete fare l'abbinamento sciarpa e cappellino in modo molto molto semplice, lo andiamo a cucire insieme. Ok, quindi quello che vi serve in poche parole è la stessa cosa che abbiamo fatto per la sciarpa. Quindi guarda quel tutorial, siamo partiti da qui sotto, io sono arrivata a questo punto, vedi? Io aspettami, ok, vedi? Sono partita da qui, sono arrivata a questo punto che deve essere l'altezza del tuo cappellino, quindi dalla fronte, per capirci, dalla fronte in cima alla testa. Quindi puoi farlo per una bambina, puoi farlo per un adulto. Io ti dico quanti centimetri ho
avevo combinazione, perché poi è andata bene così. Io praticamente sono andata avanti per 26 centimetri e mezzo circa, e se lo allargo mi viene di più, comunque diciamo 26 centimetri e qualcosina, 26 centimetri quasi e mezzo. Ok, qui mi dà praticamente l'altezza dalla fronte in cima alla nostra testa, ok? Quindi quando sono arrivata a questa altezza, chiamiamola altezza, del cappellino, sono andata avanti poi come per la sciarpa per renderla rettangolare, e rendendola rettangolare io stavo per fare appunto la sciarpa, non avendo più il filato mi sono fermata al diametro, diciamo alla circonferenza, ecco, alla circonferenza della mia testa. Quindi se io chiudo il mio futuro cappellino avrò 20 centimetri più 20 sono 40 di circonferenza. Ok, quindi puoi farla di qualsiasi circonferenza. Spero sia stato chiaro. Ok, quindi con diciamo qualche attenzione sulla misura che qui mi darà l'altezza del cappuccio, ok? Quando io lo chiudo in questo modo avrai l'altezza che è quella che hai realizzato semplicemente facendo gli aumenti solo sul dritto, ok? E poi avremo diciamo la circonferenza, che è questa, vediamo se riesco a fartelo vedere, così non si vede niente, la circonferenza del nostro cappuccio, così. Non vedi niente, aspettami, ok, quindi questa sarà, mi è cascato, questa è la circonferenza del cappuccio, quindi la circonferenza della nostra testa, questa, ok? Questa è la circonferenza. Quindi quando tu man mano vai avanti trovi la circonferenza, che puoi farla più corta, più piccola. Ok, detto questo non ci rimane che chiudere il nostro rettangolo, quindi abbiamo costruito un rettangolo con le misure appunto che ti ho mostrato. Chiudere il nostro rettangolo, andare a fare una cucitura da questa parte e una cucitura qui sopra, e poi vediamo come andiamo avanti. Per ora andiamo a cucire questa parte. Non ti ho detto la lunghezza che ho realizzato, che poi ovviamente la circonferenza, anzi sì, forse te l'ho detta, 40, sì, te l'avevo già detto. Ok, bene, ho tolto dei fili che c'erano, li ho nascosti, qui ho ancora il filo, come vedi, collegato al gomitolo, quindi io cosa faccio? Taglio con un'abbondanza di filo in modo tale da poterlo chiudere, che adesso devo cucirlo. Ok, aspettami, quindi ho infilato l'ago al filo, lo passo nell'asolina che ancora dovevo chiudere, e così ho bloccato la mia ultima maglia qui. Ora scelgo quale deve essere la parte dritta e rovescio, che sono uguali, ma io da questa parte, vedi, avevo questo problemino, cioè il filo che aveva un nodino, l'ho lasciato, e quindi questo sarà il mio rovescio, e quindi lo lascio in questo modo qua. Ok, quindi questo diventerà il mio rovescio. Parto con l'unire la mia parte, quindi il mio angolino è qui, e lo cucio semplicemente, cioè non c'è una strategia che uso. Cerco solo di cucire le due parti in questo modo.
andiamo avanti con il cucire tutta la parte. Ok? Semplicemente così. Quindi andiamo a chiudere praticamente la cucitura per far sì che diventa, vedi, circolare il nostro cappellino, ok? Cuci tutto, che ci troviamo dopo. Ok, quando l'abbiamo cucito tutto, tagliamo il filo. Ora abbiamo cucito questa parte, dobbiamo cucire l'altra, però questa parte qui sopra dobbiamo cucirla sempre a modo mio, in modo tale che si possa tirare. Ok, quindi io cosa faccio? Vado a mettere il filo doppio. Ok, penso che basti perché qui dobbiamo poi stringere, quindi faccio il doppio della larghezza e taglio anche un po' meno. Ok, faccio il nodino sotto, poi magari voi avete metodi diversi, però io voglio farla in modo proprio veramente semplice. E adesso vado, intanto mi aggancio il mio filo perché altrimenti poi quando tiro, ok, stai vedendo, vero? Sì, aggancio il mio filo, questo posso anche tagliare che è di troppo, ok, e adesso lo passo in questo modo, anche un pochino più sotto, io direi che qui va bene. Vedi dove mi tengo? Più o meno, e tiro man mano che vado, come se ci fossero delle asole, capito? Quindi passo dentro e fuori, dentro e fuori e tiro il filo, dentro e fuori, ok. Stiamo lavorando a rovescio, E quando arrivi alla fine, bloccalo passandoci di nuovo così, però vediamo cosa viene fuori. Potrebbe essere un'ideuzza. A me dispiaceva disfarlo perché è troppo bello questo filato. Questo colore non c'è più, se no l'avrei sicuramente preso. Adesso ci passo anche in mezzo, guarda. Ok. Vediamo un po' come sta venendo. Ecco, se c'è qualche problema tipo questo, adesso lo risolviamo inserendolo dentro. Ok, lo inserisco dentro in questo modo, c'è un ricciolino che mi è sceso, ok, perfetto, e adesso lo blocco.
Vediamo adesso, vedi? Alla Carlona. Cerco di bloccarlo, capito? Così, in modo tale che non possa sciogliersi. Non sarebbe bello, no? Mentre tu sei al freddo, magari, no? Che si sciolga la parte sopra. Anche no. E ti ritrovi con il pezzo sopra con il buco. Ci pensi? Ok, direi che più di così non posso fare. Direi che è venuto molto carino. Continuo per bloccare il filo. Controllate sempre dietro, cioè nella parte avanti, scusami. Controlla sempre nella parte avanti che stia andando bene. Quando sei contenta, lo blocchi. Ok, direi che posso essere sicura adesso che non si può sganciare. Ok, taglio e giriamo il nostro cappellino. Questa è la cucitura che abbiamo fatto sul retro, questa è quella in cima. Possiamo rivoltare il nostro cappellino e il gioco è fatto. Volendo qui possiamo fare un pompon o anche no, o anche solo lasciarlo così. Che ne dici? Visto che mi è avanzato questo e alla fine mi girerà ovunque, voglio fargli un pompon, poi vediamo se lo inserirò o meno. Ho questo rotolo della carta igienica esaurito, lo appiattisco. Prima di iniziare ad attorcigliare il mio filato, prendo una parte di filo, lo doppio e lo taglio. Cosa sarà questo? Neanche 1 metro, più o meno, guarda. Lo doppio in questo modo, ok? Perché mi serve poi per questa, ce n'è fin troppo, però non vorrei arrivare a non averne per poi dover arrotolare, no? Il mio pompon sul niente. Allora, e poi parto semplicemente arrotolando il filo attorno al mio cartoncino, che poi abbiamo capito essere il rotolo della carta igienica, e continuo così. Ok, ho finito il mio filo, quindi io penso tra il cappellino e qui, tra il cappellino e questo più o meno un 100 grammi. Io non so quanto ce n'era rimasto come filo, però ti faccio vedere quanto può essere spesso. Ovviamente più giri facciamo e più sarà cicciottello il nostro pompon, quindi andate un pochino ad occhio. Ok, allora adesso lo tiro via dal cartoncino, cercando di tenere l'apertura centrale tra le mani, così. Ok, ora devo far passare il filo
in mezzo, in questa parte qua, quindi così, in questo modo. Adesso posso lasciare, se riesco a togliere il mio dito, ok. E devo fare un nodo qui. Ok. Stringi, il nodo, ecco perché lo abbiamo doppiato. Ok. Vediamo se riusciamo a passare di nuovo e a stringerlo di qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Questo va di qua. Ok, dai che ce la facciamo. Così. E vado a stringere nuovamente. Ok, bene, adesso è ben bloccato. Ora questo va tagliato. Ok, iniziamo a tagliare. Quindi cerca di entrare all'interno. E tagliamo. Ok, ovviamente dobbiamo sistemare il nostro pompon. Vedi che ce ne sono tanti che fuoriescono. Allora vediamo intanto com'è. Perfetto. E adesso andiamo a sistemarlo.
Ok, ci sono, perché poi ti viene voglia di continuare, di non finire mai, no? Di sistemarlo, però direi che posso fermarmi. Guarda qui cosa è rimasto. Adesso gli do una bella lo scuoto un pochino e, direi che sono contenta, dai, sono contenta. Guarda che carino che è venuto. Con cosa poi l'abbiamo fatto? Con un rotolo della carta igienica, come al solito serve sempre. Ne tengo sempre uno di scorta perché con quello puoi fare un sacco di cose. Comunque puoi rifinirlo all'infinito. Io direi che devo accontentarmi ed essere contenta del mio pompon. Adesso pulisco un attimino, e ritorno, aspettami. Allora, non ci rimane che applicare il pompon sul cappellino, quindi ago e filo, cerchiamo di farlo passare, uno è passato, facciamo passare anche l'altro, ok, benissimo. A questo punto vado nel centro e inserisco il mio ago. Ok, perfetto. Ovviamente farò passare anche l'altro ed eccolo qua, il cappellino con il mio bellissimo pompon. Adesso la persona che indosserà il cappellino non lo vuole il pompon, quindi non posso cucirlo, però è delizioso, guarda, guarda che carino, guarda, Che ne pensi? Con o senza pompon? Comunque il pompon li possiamo anche utilizzare, non so, per rifinire anche la sciarpa stessa. Sai, nella parte finale possiamo mettere dei pompon. E siamo arrivati alla fine anche di questo video, quindi io e il pompon e il cappellino vi salutiamo. Grazie di avermi seguito, spero che ti sia stato utile questo breve tutorial. Spero che vi sia stato utile e che sia stato un piacere stare insieme. Grazie e alla prossima volta. Ciao!